Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone, anche ascendente leone, anche luna e venere leone se ce li hai. Andiamo a vedere come sarà il mese di agosto 2026. Lo facciamo con il nostro approccio tarologico co-creativo, laddove non subiamo il destino, che è già scritto, come vi ho spiegato nel video Destino e Libero Arbitrio, ma noi partecipiamo al nostro destino potendo cambiare gli effetti del nostro destino realizzando il nostro capolavoro di vita. Allora, prima di iniziare, ragazzi miei ragazzi, se avete già iniziato a fare la porta di agosto, questo è un naturale proseguimento, va bene? Se non l'avete ancora fatto vi consiglio di recuperarlo perché vi aiuterà proprio a comprendere ancora più profondamente questa lettura. Il portale di agosto si apre una sola volta. Abbiamo estratto degli arcani che ci guidano all'interno del processo animico per realizzare quello che l'anima vuole realizzare in questo mese senza subire il nostro destino, ma essendo maghi co-creatori. Allora, partiamo subito. Allora, chiedo al mio amante mistico, spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la gioia della co-creazione, la bellezza, l'amore, la libertà. Partiamo dall'energia generale del mese dove mettiamo 3 tarocchi e un oracolo. Cosa si muove nel tuo mese di agosto? Quali energie potrebbero manifestarsi nella tua vita? Incontri, decisioni importanti, chiusure, opportunità. Vediamo. Leone, agosto 2026. Allora iniziamo. 2 di spade, 7 di coppe. Guarda, c'è confusione qua, no? E paggio di spade. Eh sì, c'è un sovraanalizzare qua, eh? Adesso ti dico, mettiamo la porta così si completa il messaggio. Più fronti aperti, più opportunità aperte, cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è meglio, cosa è peggio. Ricordiamo che l'anima sceglie, cioè se tu ti fai guidare dall'anima, allora fai la scelta perfetta. Eh sì, e la fai. C'è la porta dell'orizzonte. Sai che cosa vedo da questa prima battuta? Che prima di mostrare la tua luce al mondo, devi chiarire quale luce vuoi seguire tra le varie possibilità, chi vuoi diventare. E più che altro mi parla di scelta interiore questa prima parte. Allora, io credo che ci sarà una decisione da prendere qua ad agosto, cioè una scelta che non puoi più rimandare, insomma. E c'è anche una situazione in cui una parte di te sa che deve muoversi, però un'altra cerca ancora di frenare, no? È una pausa il 2 di spade, non incapacità, è una pausa. È il momento in cui smetti di reagire agli eventi e inizi ad ascoltare quello che davvero senti. Qua c'è la luna. Quindi la domanda del daimon, del tuo amante mistico, è: sto aspettando una risposta perché non so ancora, non so e quindi sto aspettando, oppure perché ho paura di scegliere? E il 7 di coppe amplifica questa domanda che ti ho fatto adesso. Tante possibilità, molti desideri, la scelta, no? Tu che hai dentro un grande fuoco creativo, questa carta è come se rappresentasse per te una ricchezza enorme di possibilità, però anche il rischio di disperdere la tua energia in tante cose. Il fatto a volte, no, non so se ti succede mai, non è la mancanza di opportunità a bloccarci, a me succede spesso con milioni di idee che ho. Però ho imparato a seguire poco alla volta. Come diceva mia nonna, chi va piano va sano e va lontano. Allora, a volte ciò che ci blocca è avere troppe possibilità. Quindi il 7 di coppe ti invita a distinguere in questo mese quale immagine, cioè quale cosa che voglio fare nasce da un desiderio vero dell'anima mia, oppure quali altre immagini o desideri nascono dal bisogno dell'ego di essere riconosciuto. Mi spiego? Ed ecco qua che il paggio di spade mi parla delle cose che si muovono, no? Iniziano a muoversi come nuove informazioni che arrivano, vedo messaggi, conversazioni, idee, intuizioni. È una carta che ti invita a tornare a una sorta di apprendimento, a fare domande,
a guardare il mondo con occhi nuovi. Mm, cioè, è come se il mese ti dicesse non devi avere già tutte le risposte, perché il Paggio di Spade fa domande, si informa, devi essere disponibile a ricevere delle nuove informazioni. E l'orizzonte è il luogo dove no, il cielo e terra sembrano incontrarsi qua, è una soglia. Io credo che questo mese ti porta a un'apertura enorme, una nuova prospettiva, cioè quella possibilità che prima non riuscivi a vedere, cogli quella giusta o la cogli. Ma per attraversare la porta, questa porta, bisogna prima scegliere di lasciare la stanza da dove stai venendo, no? Allora attraverso la porta. Allora, qua c'è una cosa fondamentale, questo è il mese in cui tu devi chiederti che cosa veramente voglio fare io come anima e che cosa invece sto inseguendo per dimostrare qualche cosa a qualcuno o al mondo, ok? Cioè la tua vera luce non nasce dal bisogno di essere visto, stai dicendo questa prima parte, ma la tua vera luce nasce dalla chiarezza di sapere eh, quale verità vuole incarnarsi in te, quale sole vuoi incarnare. Eh, perché c'è tanto fuoco in te, potresti un po' disperdere le energie, però ti dice che tu la prendi questa cosa, non fare tutto di fretta. Questo è il tema evolutivo di questo mese. Cioè la prima parte, andiamo a vedere adesso il tema evolutivo del mese, che ci completerà anche questa prima parte. Quindi che cosa desidera nascere attraverso di te questo mese? Quale potenziale sta cercando di emergere, no? Che non vedi? Due carte e una carta oracolo. Allora, il potenziale, il 3 di bastoni, sì, lasciare il conosciuto proprio, andare verso, iniziare a fare dei passi verso qualcosa che muove proprio l'anima tua forte da dentro, lasciare il conosciuto, di nuovo, ciò che hai fatto già con l'otto di coppe, tutte carte di movimento consapevole verso oltre, verso oltre. Allora, mettiamoci quest'altra. Un territorio nuovo sta emergendo dentro di te. Vediamo un po' questo. Ah, la fedeltà al tuo cuore, la fedeltà al tuo daimon, l'anima gemella. In questa sezione è riferita come no, dove va la tua anima? Verso ciò che ti è fedele, verso ciò che ti è fedele dentro, al daimon, l'amante mistico, lo spirito guida, a ciò per cui ti sei incarnata o incarnato, un certo talento, una qualità. Sì, il 3 di bastoni è la carta dell'espansione, espansione, visione, tu hai già piantato un seme, no? E stai guardando oltre il confine conosciuto. Dopo la confusione del 7 di coppe, tu sei proprio invitata a scegliere un orizzonte e non tutte le possibilità devono essere esperienziate, cioè vissute, no? Cioè alcune possibilità devono semplicemente essere riconosciute e lasciate andare per poter proprio dedicare spazio, energia a ciò che davvero ti chiama. E il 3 di bastoni guarda lontano, cioè della serie, la tua vita è più grande della situazione in cui ti trovi adesso. È una carta di fiducia del futuro, apertura di cammino, è la fiducia che si mette in cammino. E questa carta è la più iniziatica di tutte, perché parla del coraggio tuo di lasciare ciò che non riesce più a nutrire l'anima tua. È il momento in cui una persona guarda ciò che ha costruito e dice: questo forse mi ha dato tanto nel passato fino a questo momento, ma ora sento che mi sta chiamando qualcos'altro. E questo per te, questa carta è molto potente, perché magari puoi essere legata o legato al riconoscimento, alla realizzazione, al desiderio di vedere il tuo valore confermato, convalidato anche da altri, no? Però l'otto di coppe ti dice: c'è qualcosa in più qua. Stai partendo verso una maggiore autenticità, quella che riguarda l'anima. Rimani fedele al tuo cuore. Cioè l'anima gemella è la visione immaginaria, non è soltanto la persona esterna, no? Cioè, lo sappiamo bene, è quella parte di noi con cui dobbiamo ricongiungerci, il daimon, l'amante mistico, è l'unione con ciò che siamo veramente. Questa carta ti dice: non tradire il tuo fuoco per, eh, per restare in quei posti dove la tua anima non respira più, perché la vera unione nasce quando prima siamo alleati con noi stessi, e allora anche gli incontri esterni possono diventare un perfetto riflesso di questa fedeltà interiore.
Mi spiego? Cioè, la tua anima non ti sta chiedendo di avere tutto, ti chiede di scegliere quello che ti rende veramente viva, vivo. Ed è bellissimo. E questa è una carta di grande bilancia, cioè di, sì, e di partenza anche verso questa cosa che tu già sai, quella che ti ho detto adesso. Vediamo lavoro, denaro, missione, cioè cosa potrebbe muoversi concretamente nel lavoro e nel denaro e come collaborare con queste energie affinché sostengano la tua missione. Ricordando sempre che il denaro è una conseguenza del modo in cui tu offri i tuoi talenti alla vita. Mettiamo qui 3 tarocchi e un oracolo. 2 di denari, eccoti, re di bastoni, 4 di coppe. Allora, questo è chiarissimo rispetto a quello che ti ho detto prima. E aspetta, prima metto l'altro oracolo, poi ti dico. Lavoro, denaro, missione. Guarda, cioè è perfettamente coerente. Idee, progetti, la creatività è la chiave del tuo successo, falla splendere. Credo che ci saranno diverse possibilità qua per te in questo mese da armonizzare, perché questo 2 dinari mi parla anche di questo 2 di coppe, scusami, del 7 di coppe e del 2 di spade, no? E, potresti trovarti in una fase in cui devi imparare a fare più cose, a danzare con il cambiamento. E qua ti consiglio la danza sciamanica, danza del piacere che c'è sul canale, di fartela spesso in questo mese perché ti aiuta in questa danza di bilanciamento delle tue cose da fare, no? Quindi non devi perdere il tuo centro, cioè, allora il messaggio è questo, non tutto deve essere deciso adesso, devi muoverti col ritmo della vita, cioè una cosa alla volta. Quindi ritorniamo al tema del valore per te, perché la domanda è, cioè, stai gestendo le tue energie oppure stai cercando di fare tutto per dimostrare il tuo valore? Perché tu hai una grandissima capacità creativa, però il tuo fuoco deve essere nutrito, non consumato a disperderlo, no? E qua ci sei tu, con il re di bastoni, che tu sia uomo o donna non importa, è colui che non aspetta il permesso per esprimersi, parla di leadership, di visione, di creatività, capacità di ispirare gli altri. E nel lavoro questo mi indica un momento in cui tu sei chiamata o chiamato a prendere il tuo posto. Cioè non sei più il collaboratore di qualcuno se fai il collaboratore, non sei più solo spettatore, non sei soltanto, non stai aspettando l'approvazione più, cioè tu ti riconosci come creatore. La tua energia è il tuo strumento, dice il re di bastoni, devi usarla per creare qualcosa che porti la tua firma, ok? Io credo possa, per alcuni di voi può rappresentare anche una persona autorevole, un mentore o un capo o un incontro con qualcuno che riconosce il tuo potenziale. Va bene? Una parte di te però, ci potrebbe essere una parte di te che ancora non riconosce quello che ha davanti. Questo è il 4 di coppe, le viene offerta una coppa ma lei è concentrata su altro, no? Cioè, mi parla un po' di insoddisfazione, di aspettative non realizzate. Anche il rischio che tu possa guardare magari a quello che ti manca invece di vedere che la vita ti sta già offrendo qualche cosa. Potresti essere concentrata molto sull'immagine di quello che secondo te dovrebbe arrivare per realizzarti, per stare bene, e potresti rischiare di non vedere il dono che hai già davanti. Va bene? Magari arriva una proposta che magari non ha proprio la forma che avevi immaginato, però è ottima. Magari arriva un'opportunità attraverso per una strada che non stavi immaginando perché sei concentrato a guardare altro. Allora il Diamond ti dice girati, apri lo sguardo, cioè fai attenzione a questo. E questa è la carta che richiama il re di bastoni perché la tua prosperità nasce quando smetti anche di separare il talento dal lavoro, cioè quando ciò che ami fare diventa un'offerta alla vita. Cioè attraverso di te in questo mese desidera nascere una creazione. Devi smettere di aspettare, cioè devi agire, qualcosa dentro di te nasce in questo mese.
Cioè non sei qui soltanto per essere ammirato o ammirato e già lo sarai, ma per creare qualcosa che prima non esisteva. Porta la tua firma questa cosa. Cioè, non aspettare, questo è il guardiano della soglia, 4 di coppe, no? Ti dice, non aspettare che il mondo riconosca la tua luce prima che tu abbia il coraggio di accenderla, mi verrebbe da dire. Devi muoverti qua, danzare con la vita, muoverti e far nascere questo progetto qua. C'è qualcosa qui, che magari non arriva come avevi pensato, però è importantissimo. Ti dice il Diamond, girati, guarda, guarda, ce l'hai davanti. Ok? Ok, adesso andiamo a vedere l'amore. Cosa accade nell'amore? Cioè, cosa potrebbe manifestarsi nell'amore? Quale anche relazione vuole vivere la tua anima, no? Cosa desidera nascere attraverso di te? Cosa potrebbe manifestarsi nell'amore? Leone, agosto, il carro, la regina di coppe, wow, il paggio di bastoni. Aspetta che metto un altro oracolo e poi ti dico. Qua arriva qualcosa che stavi aspettando e porta vitalità, porta anche una maturazione di un rapporto, un amore più maturo, più profondo. Vediamo un po' cosa dicono queste. Abbandonando la figura, la ferita del controllo. Il controllo, ragazze mie, ho fatto pure un video sul controllo. Ferita da tradimento, il controllo, il tradimento della fiducia del tuo daimon. Ecco, ricordati quello che è uscito qui. Ti dico chiaramente che è una stesa stupenda perché mi parla di una relazione veramente che può evolvere. Bene, bellissima. Però chiede una sorta di guarigione del modo in cui tu ti affidi all'altra persona. Allora, nell'ambito amoroso tutto ciò che era fermo riparte. Può avvenire un incontro, un avvicinamento, un viaggio, una relazione che prende una nuova direzione, no? Quindi c'è movimento, apertura, spostamento. mm, E poi c'è questa regina di coppe bellissima che mi parla di maturità emotiva, di sensibilità, di ascolto. Mi parla di una persona che arriva nella tua vita con una grande capacità di comprenderti, una persona empatica, una persona intuitiva, una persona affettuosa, ma rappresenta anche la parte di te che sta imparando ad amare in modo diverso, non più attraverso la conquista, non più attraverso il bisogno di essere scelta o scelto a tutti i costi, ma attraverso la presenza. Cioè non devi dimostrare il tuo valore per essere amata o amato, devi permettere al tuo cuore di essere conosciuto, questo ti dice la regina di coppe. E poi il paggio di bastoni è bellissimo perché porta leggerezza, entusiasmo, passione, mi parla di una persona giovane nello spirito, creativa, vivace, che porta una ventata nuova, magari qualcuno che riaccende il desiderio di giocare, di sperimentarsi, di divertirsi, oppure una relazione che nasce o riparte con un'energia fresca, magari non è ancora definita, ma piena di possibilità, no? E questa carta è il vero insegnamento della lettura, cioè ferita da tradimento, magari abbiamo subito dei tradimenti della fiducia, parla della memoria di una ferita, cioè quando qualcuno è stato ferito ovviamente cerca di proteggersi controllando, cioè controllando i segnali, controllando l'altro, controllando il futuro. Però l'amore non nasce dove c'è la paura, dove c'è la sorveglianza. Qua bisogna sviluppare un po' il discernimento, no? Senza chiudere il cuore, quindi non lasciare che una vecchia ferita diventi la tua prigione, cioè il passato è la possibilità di pacificare, il passato ti ha insegnato, ma non deve diventare più la tua guida del carro della tua vita, no? Se stai facendo un cammino sciamanico va benissimo, già va di default col cammino sciamanico la pacificazione delle immagini sul controllo, ok? Sì, vediamo con i miei oracoli lui lei cosa ti dice questa persona, li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo che movimento ha il cuore di questa persona nei tuoi confronti, il movimento.
non riesce a controllare quello che prova per te, dice sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. È molto forte quello che prova questa persona nei tuoi confronti o che proverà. Guarda, controllare, controllo. Vi state specchiando la ferita di questo controllo qua, o vi potrete specchiare. Ricordati che le prime parti, cioè fedeltà a te stessa, qua o a te stesso, questa lettura mi sta parlando di una grande relazione possibile in espansione, con questa postilla, ve lo diciamo, sul controllo, con questa ferita dal tradimento, no? Quindi se la persona cerca di controllare ciò che sente non esprimendolo, eccetera, ricordati cosa senti quando questa persona adotta questo comportamento. Ti devi relazionare con l'emozione che ti arriva per pacificarla, avere una relazione che splende. D'accordo? Vediamo cos'altro. È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Il paggio dei bastoni è fresco, bello, pimpante, no? Giovanile, è un gioco. Poi mi sono innamorato. Cosa vuol dire? È che il gioco non si deve perdere nell'amore, però non è il gioco senza responsabilità, si gioca seriamente, quindi mi assumo la responsabilità di questa bellezza, di questo amore che sto sentendo. Qua c'è questo potenziale qui e sta a noi andarci incontro, ok? Adesso ragazze mie e ragazzi abbiamo esaminato tutta una prima parte, entriamo adesso nella lettura ancora più profonda dove andiamo ad applicare proprio, già l'abbiamo fatto, però lo applichiamo ancora più profondamente, la tarologia co-creativa. Cioè non chiediamo più soltanto cosa può accadere, l'abbiamo già visto, ma come cooperare con quello che la vita ti darà, che è quello che abbiamo già letto, no? Allora, vediamo adesso l'ombra del mese, cioè quale emozione ctonia cerca di raggiungerti, cioè l'ombra, il demone alleato, la forza con cui allearti, l'ombra del mese, una carta dei tarocchi. Ah, il controllo è l'imperatore. Controllo, controllo. Ragazze mie, ragazzi, viaggio erotico negli arcani, il podcast sull'imperatore. Vi metto le pratiche, le domande. Mi avete già scritto, l'imperatore è stato dirompente su tantissime di voi, quindi come pratica. Quindi, allora, l'ombra da integrare si integra con le pratiche. L'anima non recepisce bla 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 qua 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 dei concetti, ma recepisce gesti, simboli. Allora, già la porta di agosto ti darà uno smacco potentissimo alla mente razionale, portandoti verso la realizzazione vera dei tuoi obiettivi. Con l'imperatore me lo marcano, ok? Allora, vediamo qual è però con l'ombra, con la carta degli archetipi. Arricchiamo il messaggio, l'ombra del mese, quale emozione? La carta dello studio. Allora io mi ricordo, guarda, questa accoppiata di carte, quando avevo 20 anni, lessi i primi libri di fisica quantistica, un po' di Osho, così, pensavo di aver conosciuto tutto, non avevo capito una mazza. Quella saccenza, quella ho capito tutto, no? Qua c'è colui che studia, no? Allora, l'ombra qua è quell'arroganza che non che tu sia arrogante, è quella cosa di voler di sbandierare ai 420 quello che sai, no? Per avere il dominio sugli altri. Quando nasce quello? Quando c'è la ferita da tradimento, c'è un riscatto sociale, familiare che vogliamo avere, no? Allora qua dice arroganza nella ricerca di conoscenza per distruggere, mancanza di volontà per tradurre la vera conoscenza in azione. E poi l'aspetto in luce è l'umiltà e la devozione per la conoscenza, volontà di stare apprendendo per tutta la vita. Non si è mai arrivati da nessuna parte fin quando siamo incarnati. È tutta una scuola, è tutto un apprendimento. È la bellezza di... Non esiste... La meta è il viaggio stesso, ok? Cioè non crediamo di essere arrivati mai da nessuna parte. Fin quando siamo incarnati c'è un cammino importantissimo, altrimenti non ci incarneremo, no? È un po' il confondere la propria autorevolezza con il bisogno di avere sempre ragione. Quindi l'imperatore mi parla della struttura, responsabilità, la capacità di creare ordine, no? Però nella sua forma
Quando cambia forma, questa energia e perde equilibrio è il bisogno di controllo, di avere sempre la risposta giusta, di difendere la propria posizione invece di ascoltare quello che la vita ti sta ancora insegnando. Quindi e l'oracolo ti dice tutto, cioè a volte noi possiamo accumulare informazioni, conoscenza, idee, esperienze, teorie, ma se la conoscenza non diventa vera trasformazione, vera incarnazione, io vi dico sempre che la spiritualità è un empirismo radicale, allora quella conoscenza rimane un ornamento della mente. Cioè, smetti di cercare di sapere soltanto, inizia a diventare, perché la conoscenza autentica trasforma il modo in cui vivi. La conoscenza autentica cambia le tue scelte, cambia il modo in cui tu ti relazioni con gli altri, cambia il modo in cui tu vivi il mondo. Cioè, il vero maestro non smette mai di essere un discepolo della vita. Il vero sovrano rimane in ascolto della vita, non si impone. Il vero imperatore si inginocchia davanti al mistero. Quindi la forza alleata del mese è l'umiltà del cuore, non spegnere il tuo fuoco mai, ma lascia che quel fuoco continui a alimentarsi attraverso l'apprendimento, l'esperienza. Mi spiego? Ti faccio una domanda potentissima che ti farà l'ombra di questo mese. Ti chiedo, la tua conoscenza ti sta rendendo più aperta o aperto alla vita, alla bellezza anche dove gli altri non la vedono, oppure ti sta rendendo più chiusa o chiuso nelle tue certezze? Perché se la risposta è la seconda, allora fatti bene le pratiche. Cioè io la capisco questa cosa, abbiamo tutti la ferita del controllo. Cioè, il tuo vero potere, mi sta dicendo, non nasce dal dominare il mondo qua, ma dal continuare ad essere aperta al mistero, a dialogare col mistero. E lo fai benissimo anche con la porta di agosto, ok? Vediamo qual è il messaggio dell'amante mistico. Siamo una di queste. E una di queste. Guarda, sei una sciamana, sei uno sciamano, leggi qua, shaman, sei una sciamana, sei uno sciamano, ok? Allora, l'amante mistico te lo sta dicendo, rimani fedele a me, ti dice il daimon, l'amante mistico. Io ti porto a realizzare opere grandiose, perché c'è già l'imperatore. Sei il creatore e il mago, sei il creatore e il mago. Usa i tuoi doni per il bene, c'è potere nella tua saggezza e nelle tue parole. Connettiti con gli spiriti e lasciati attraversare dal vuoto. Reclama il tuo posto nel mondo come guardiano del mistero. Ti sta dando una grande responsabilità e anche un grande dono. Vediamo da cosa è accompagnato. Tu raccoglierai i frutti del tuo lavoro spirituale in questo mese, se solo tu dialoghi con la vita in modo aperto. La vita è mistero, non è controllo, è magia, è totalmente la bellezza di incarnare veramente il potere dell'essere umano. Tu hai questa possibilità in questo mese. Allora, abbiamo visto i re di bastoni qua, nel lavoro, abbiamo visto l'imperatore nell'ombra, bene. Abbiamo visto la necessità di trasformare la tua conoscenza in azione. Lo sciamano cervo ti dice che il tuo potere non è qualcosa da affermarsi sugli altri, è qualcosa che devi mettere al servizio della vita per avere una prosperità illimitata. Il vero mago non è colui che piega la realtà ai propri desideri, è colui che entra in dialogo con le forze della natura e collabora con loro. Allora tu hai potere comunicativo, capacità di ispirare e le tue parole diventeranno dei semi. Possono incoraggiare, possono creare coraggio negli altri.
Ma ricordati che il cervo ti dice la parola più potente nasce quando è accompagnata dal cuore, non quando cerchi di convincere. Quindi eh, il cervo poi ti dice connettiti con gli spiriti attraverso il vuoto. Avevamo qua il 2 di spade, bene, il momento di sospensione, il momento di non sapere, è il vuoto prima della scelta. L'amante mistico qua ti dice non temere quel vuoto, perché il vuoto non è una mancanza, è il grembo creativo. È il luogo dove il tuo daimon prepara la prossima immagine della tua vita e lo vedrai attraverso la porta di agosto qual è. Quindi reclama il tuo potere come guardiano del mistero, il tuo posto nel mondo, perché tu spesso cerchi il tuo posto attraverso il riconoscimento esterno. Ma il vero posto qua non è qualcosa che gli altri ti concedono, è qualcosa che incarni tu. Quando vivi il tuo talento, quando offri il tuo dono, quando smetti di chiedere permesso alla vita per essere quello che sei. Allora qua, poi, dopo tutto questo, arriva il tempo del raccolto. Osserverai quello che sta maturando, riconoscerai ciò che sei diventata o diventato, raccogliendo esperienza, raccogliendo consapevolezza, raccogliendo i frutti delle scelte fatte e non devi più correre continuamente per dimostrare la tua luce, perché tu puoi fermarti e vedere quello che la tua luce ha già generato. Quale dono sei pronta o pronto a offrire al mondo? Questa è. Ok. Vediamo adesso con quest'altra carta la disposizione interiore, cioè quale disposizione interiore ti permetterà di collaborare con quello che agosto desidera far nascere dentro di te. Il compimento. Allora devi medesimarti come se tutto fosse già compiuto, il compimento. Guarda, cioè te l'ho appena detto, è incredibile. Non necessiti dell'approvazione di nessuno per perseguire e compiere i tuoi propositi. Accetta il tuo viaggio unico e confida in quello che sta arrivando e dove necessiti andare. Allora, immedesimati come se tutto fosse già compiuto e soprattutto non deve importarti dell'approvazione di nessuno, perché il tuo viaggio è unico, gli altri non possono comprenderlo e tu realizzerai qualcosa di straordinario. La porta dell'orizzonte è aperta, ok? Come pratica il rituale di agosto è fondamentale con l'imperatore, ragazzi e miei ragazzi, con la danza del piacere per realizzare tutto quello che il potenziale hanno già visto le carte, ok? Detto questo, ragazzi e miei ragazzi, io concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.